Il caso Moretto e soprattutto gli anni della sua prima formazione sono molto particolari anche per un motivo, per il fatto che comunque noi siamo in possesso non solo di alcuni dipinti, ma anche di una certa attestazione dal punto di vista della sua vita e anche delle sue prime commissioni. Come dicevo, noi sappiamo che prima commissione di un certo prestigio gli viene nel 1515 per la dipintura delle ante del Duomo Vecchio di Brescia, ed è una commissione molto prestigiosa. Poi, a distanza di pochi anni, nel 1520, viene dato ancora a lui il compito di realizzare il gonfalone delle Sante Croci, con raffigurato i Santi Faustino e Giovita che reggono le Sante Croci al cospetto del popolo. E quindi poi l'anno successivo, nel 21, insieme a Romanino, l'inizio della decorazione della cappella del Santissimo Sacramento. Vedete che dal 1515 al 1521 noi abbiamo una indicazione di opere d'arte che il Moretto compie, che possono essere ben chiare, ben certe. E nella lezione precedente abbiamo visto e abbiamo cercato di immaginare quale potesse essere la formazione di Moretto, soprattutto perché, stando alla prima opera che gli viene attribuita, gli è attribuita con certezza da tutta la critica, quel lunettone con l'incoronazione della Vergine, ora nella cappella del Sacramento di San Giovanni Evangelista a Brescia. Ecco, a partire da questa lunetta, che è stata legata al 1512 dalla critica, in particolare da Alessandro Ballarin, abbiamo cercato di domandarci che cosa fosse prima di tutto l'ambito della formazione di Moretto, ma anche di capire il punto di partenza per arrivare poi a quello che possiamo dire è il punto che potremmo pensare estremo della sua primissima attività, ovvero il 1521. Assunto il fatto che dal 1521, con le tele della Cappella del Santissimo Sacramento, Moretto compie un altro giro nella sua formazione, quindi arriviamo a un periodo abbastanza ben definito anche da un punto di vista del linguaggio, che ha però questa lunga incubazione che dura circa 10 anni. Il lunettone di San Giovanni Evangelista è accompagnato da un altro dipinto, un dipinto di piccolo formato, una tavola che si trovava nella cattedrale di Brescia, ancora nel Duomo Vecchio. Molto interessante vedere come questo artista si muove molto bene, sebbene giovanissimo, nelle commissioni pubbliche. È chiaro che a questo può essere stato aiutato dal fatto che la sua famiglia tradizionalmente era legata al comune e quindi alle attività artistiche promosse dal comune di Brescia. Ma vediamo subito che il giovane Moretto, oltre che nella grande lunetta di San Giovanni, si cimenta in un piccolo capolavoro che è stato restituito a lui solo recentemente. L'attribuzione è stata fatta congiuntamente, nel senso nello stesso ambito di tempo, sia da Francesco Frangi che da me, e a Moretto, proprio in stretto rapporto con la figura soprattutto dell'Eterno Padre nel lunettone di San Giovanni Evangelista, è stato attribuito finalmente il bellissimo Cristo benedicente, che si trovava nel Duomo Vecchio di Brescia fino a circa la metà del Novecento, che poi è rimasto comunque nell'ambito dei canonici della cattedrale, che ora è esposto al Museo Diocesano di Brescia. In questo piccolo dipinto su tavola, Moretto raffigura un Salvator Mundi, un Cristo benedicente, quindi abbiamo davanti un po' tutta quella che è la tradizione antica del Cristo benedicente, che passa attraverso i grandi nomi. Ecco, questo tipo di raffigurazione noi la troviamo
sicuramente nel 400, ma anche più vicini a Moretto, la vediamo praticata dai pittori un po' di tutta l'Italia, e solo a ricordarne qualcuno potremmo ricordare sia Leonardo che Bernardino Luini, quindi un tipo di cultura, un tipo di figurazione che a Moretto giunge ben consolidata. In questo senso non sto dicendo che c'è un rapporto tra le pitture milanesi e la pittura di Moretto in questo caso. Di fatto comunque è un tema che era molto gradito, un tema che soprattutto era legato alla devozione personale, e anche questo di Moretto doveva essere un dipinto di questo genere, probabilmente per la devozione personale di qualche prelato, e che poi è finito tra il corredo di proprietà della diocesi. Questo Cristo benedicente è stato per molto tempo attribuito a diversi artisti, addirittura aveva un'attribuzione ad artista nordico, ad artista fiammingo, perché a tutti gli effetti questa testa di Cristo è particolarissima, e questo volto di Cristo così enigmatico, così frontale, con questo insondabile sguardo, dava l'idea di trovarsi davanti a una pittura che non fosse di provenienza non solo italiana, ma addirittura nemmeno bresciana. L'avvicinarlo a Moretto, oltre che per gli stretti rapporti, come vi dicevo, con la prima opera conosciuta, sta anche nel vedere il modo attraverso il quale Moretto qui, con un dipinto a mezzo busto, con uno sfondo scuro e con la luce tutta concentrata sul viso, sul collo e sulla mano del Cristo, ci dà proprio l'idea di una ricerca che è una ricerca allo stesso tempo legata agli studi volumetrici che gli possono venire dalla cultura milanese, ma con un cromatismo e soprattutto con un modo di trattare il colore che è tutto veneto. E qui ancora una volta noi troviamo l'anello di congiunzione tra le due tradizioni, come l'abbiamo detto la volta scorsa, e qui in particolare in questa tavoletta è molto più facile, anche perché è più facile vederla da vicino, mentre il lunettone è molto lontano, qui è molto più facile accorgersi di quello che è il carattere di ricerca del giovanissimo Moretto. È una ricerca che va da un lato a inserirsi all'interno di quelle che dovevano essere le ricerche che si trovavano a Brescia. Vi dicevo, abbiamo ancora gli echi della pittura di Foppa, abbiamo ancora gli echi di questa pittura fortemente strutturata anche da un punto di vista geometrico, geometrizzante, che vengono da quella parte, quindi da Milano, ma qui ci accorgiamo di come tutto è già reso con una ricerca cromatica e anche con una ricerca pittorica, intesa come pennellata, intesa come resa atmosferica, che gli viene tutta dal mondo veneto. E ancora una volta qui dobbiamo ricorrere alla testimonianza, tra virgolette, e quindi al passaggio che la pittura veneta deve aver fatto in Brescia proprio attraverso il giovanissimo Romanino, che è il primo testo che Moretto può aver conosciuto, non quindi direttamente a Venezia, ma che diventa in qualche modo il trade union tra la pittura nuova, quella che aveva caratterizzato Giorgione, ma soprattutto il giovanissimo Tiziano, e le prime esperienze morettesche. Ci troviamo attorno al 1512 e qui c'è da fare una qualche congettura. Ballarin sostiene che quando nel 12 poi Romanino riparte e si porta di nuovo in Veneto e poi staziona per un paio d'anni a Padova, con sé avrebbe potuto portarsi il giovane Moretto.
Su questo non c'è nessunissimo tipo di attestazione storica, non sappiamo che cosa abbia fatto Moretto in questi 2 anni. Certamente Ballarin sostiene che Moretto non rimane così a lungo in terra veneta, quindi 2 anni, torna prima lavora ad alcuni testi piccoli, quindi a quadri di piccolo formato, che però mettono in evidenza un rinnovamento. Ecco, lo studioso fa questa congettura proprio per il fatto che noi ci troviamo davanti ad alcune opere, 2 in particolare, che ci fanno capire che c'è stato un passaggio, c'è qualche cosa di diverso. Non solo in questi due piccoli dipinti vengono ad essere in maniera molto consistente dimenticati i fondamentali della pittura milanese, che invece erano così forti nella strutturazione delle opere, delle prime 2 opere almeno che abbiamo di Moretto, ma soprattutto viene a farsi avanti un'idea molto più consapevole del rapporto con la pittura veneziana, come se Moretto avesse avuto la possibilità non di avere una dimediazione, ovvero di avere una mediazione attraverso Romanino, ma di aver potuto vedere lui stesso quello che stava succedendo in quell'angolo di Veneta Repubblica. E può essere una proposta. Ad ogni buon conto, quello che noi vediamo sono questi 2 dipinti, come vi dicevo, di piccolo formato e che raffigurano il primo, il Cristo nel deserto, ed è un dipinto che si trova oggi al Metropolitan Museum di New York. Il secondo è il Cristo che benedice San Giovanni Battista e che si trova invece alla National Gallery di Londra. Questi 2 piccoli dipinti, tutti e 2 di formato orizzontale, presentano un tipo di raffigurazione da un lato molto simile e dall'altro che ci porta a vedere proprio questo grande scarto tra le prime 2 opere e questi 2 quadretti di piccolo formato. Un elemento fondamentale è l'apparire di un grande fondo scenico, cioè di una visione aperta sul paesaggio. In tutti e 2 i casi noi abbiamo un paesaggio montuoso, roccioso. Nel Cristo che benedice San Giovanni c'è anche uno scorcio che porta a vedere uno sfondo di città, mentre nel Cristo dopo le tentazioni, Cristo nel deserto, questo manca, ma questa grande attenzione al paesaggio, questa grandissima attenzione addirittura lenticolare al paesaggio, è un'assoluta novità nella produzione di Moretto, proprio perché noi abbiamo visto che la prima opera, essendo anche pensata un certo scorcio, si vede solo il cielo con le nubi. Nella seconda invece a fondo scuro non c'è nulla, e qui invece c'è questa apparizione straordinaria di questi 2 paesaggi in qualche modo molto simili l'uno all'altro, ma che hanno fondamentalmente questa marca particolare, che è questa marca tutta veneta, una marca che dà grandissima attenzione al dato atmosferico, che dà grandissima attenzione all'elemento cromatico, e che serve non tanto da sfondo quanto piuttosto da luogo da abitare. Le figure sono di piccolo formato e sono pienamente inserite all'interno del paesaggio, ma sono proprio queste figure che ci fanno capire come Moretto sia entrato in rapporto, possiamo dire, diretto con la pittura soprattutto di Tiziano, perché ci troviamo davanti proprio a dei tipi fisionomici, a dei tipi anche dal punto di vista della struttura del corpo, ma ancora di più e soprattutto ha un modo di trattare il colore in queste figure che dipende completamente da quelle che erano le pitture del giovane Tiziano, e che con buona probabilità Moretto può aver visto soprattutto a Padova.
E questo porta a un ulteriore passaggio nella pittura di Moretto, anzi porta a quel primo distacco dalla pittura locale bresciana e quindi dalle sue influenze milanesi e avvicina invece a quello che è completamente e pienamente il mondo lagunare. C'è da dire subito che rispetto ad esempio a Romanino, qui Moretto presenta la sua personalità, un suo modo di interpretare Tiziano, anzi un modo di assorbire Tiziano, perché soprattutto nella figura del Cristo nel deserto noi ci rendiamo conto che c'è un tipo, quasi un prototipo che gli viene diretto da Tiziano e che Moretto interpreta in maniera molto, molto raffinata, guardando sì ancora a quelli che sono i suoi ricordi i suoi ricordi della città natale, ma c'è proprio un distacco da quella che è la tradizione che lui conosceva verso un mondo che è un mondo del tutto nuovo e che probabilmente egli è riuscito a vedere e ad assorbire con molta velocità. E anche questo è un elemento che è molto importante per comprendere la figura di Moretto e non soltanto del Moretto giovanile, ma di Moretto in tutta la sua carriera. Qui mi permetto di fare una digressione che può essere che sarà anche abbastanza articolata, però è estremamente necessaria. Abbiamo visto che soprattutto dalla storiografia ottocentesca in poi Moretto è diventato un poco il rappresentante di un tipo di pittura che possiamo dire per sommi capi essere una pittura legata al classicismo e legata soprattutto a Raffaello. Ora, questo ha portato a una sorta di appiattimento anche della figura di Moretto che, se voi immaginate, provate a togliere le prime due opere, e porta avanti tutto sommato un discorso che a prima vista sembra molto piano, un discorso molto robusto attorno ad alcuni elementi, ad alcuni concetti che possono essere la forte monumentalizzazione delle figure, un cromatismo che più o meno accentuato ha però una grande valenza, una grande forza, soprattutto nella resa dei colori e soprattutto ancora di più nel contrapporre colori raffreddati ad alcune accensioni di rossi, ad esempio, molto molto particolari, e nelle fisionomie una morbidezza dell'incarnato, una compostezza negli atteggiamenti, nulla che sia mai troppo teso, nulla che sia mai troppo agitato. C'è solo una tela in particolare che è molto esagitata, ma per il suo contenuto, ovvero la strage degli innocenti della chiesa di San Giovanni Evangelista, che prima di tutto è un unicum nella pittura di Moretto e poi per arrivare a immaginarsi qualche cosa di così fragoroso, Moretto va a immergersi nella pittura di Raffaello in un modo quasi inedito. Perciò è una tela che in qualche modo anche alla critica è sempre sembrata non solo un unicum nella produzione di Moretto, ma anche un dipinto che ha posto molti punti di domanda a Moretto, perché in effetti tutta la sua pittura, anche quella che potremmo dire cerca di comunicare maggiore tensione narrativa, e ripeto, è una dimensione rarissima in Moretto. C'è ad esempio bellissima la conversione di Saulo a Milano, dove anche qui il cavallo imbizzarrito che occupa buonissima parte della tela, con il San Paolo invece seduto a terra quasi in un angolo, che ha suggerito a qualcuno addirittura qualche precedente caravaggesco. Ecco, anche in questo caso noi vediamo che il tutto è portato verso una sintesi che non è una sintesi di tensione. Ecco, tutti questi elementi hanno fatto sì che
la personalità di Moretto fosse letta e fosse interpretata in maniera molto granitica, a tetragona, nella quale sono pochi i punti nei quali noi vediamo uno scadimento, e tutti questi punti di scadimento sono stati addebitati soprattutto alla grande bottega che Moretto aveva raccolto attorno a sé e che serviva all'artista per riuscire a evadere tutte le commissioni che gli arrivavano soprattutto dagli enti ecclesiastici, e quindi erano molto impegnative. Voi provate a immaginarvi la realizzazione di pale d'altare o la realizzazione di dipinti di grande formato. Questo grosso modo, e ripeto, sto facendo un discorso molto, molto alla larga, senza entrare negli stretti particolari, però fondamentalmente molta parte della critica ha visto nella pittura di Moretto questa grande coerenza che va dalle prime opere, e ripeto, prime opere importanti come possono essere le ante d'organo di Santa Maria in Valvendra, anche se con qualche scivolamento, lo vedremo, che poi Moretto risolve, alla grande stagione delle pale d'altare, dei dipinti della Cappella del Santissimo Sacramento, all'Assunta del Duomo Vecchio di Brescia, a tutti questi dipinti, fino ad arrivare a quelli sublimi della tarda attività come il Cristo e l'Angelo della Pinacoteca Tosio Martinengo. Però è in mezzo a tutto questo, lì dove ci sono cedimenti, dove ci sono elementi di qualità inferiore, si è invocata la bottega. Di fatto però la critica più recente è riuscita a mettere in evidenza quelli che sono invece gli elementi che fanno di Moretto un artista sempre in ricerca. Un artista cioè che è molto attento a quello che gli accade intorno. Nei primi anni della sua pittura è un artista alla rincorsa, nel senso che si trova veramente ad entrare in rapporto con un mondo che all'altezza del 15, poi del 20, e sto parlando del mondo veneto, è un mondo che non è più solo in effervescenza, ma ha già cambiato il mondo, ha già cambiato il modo di dipingere. Giorgione c'è già stato, è morto nel 10, e Tiziano ne ha preso l'eredità, l'ha trasformata, l'ha resa ancora più geniale, facendola diventare un'arte a livello e a misura delle necessità non solo di Venezia, ma della Veneta Repubblica, e quindi ha dato una scala monumentale, o sta dando una scala monumentale a una pittura che era nata come pittura quasi riflessiva, che è quella di Giorgione, e quindi Moretto, e non per colpa sua, ma per il fatto che comunque è nato gli anni in cui è nato, si trova a dover rincorrere questi primi elementi. Ma poi quando arriva alla prima maturità, ad esempio nelle tele della Cappella del Sacramento o nei dipinti che gravitano attorno agli anni 20, si rende conto come egli sia molto 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 attento a quello che gli accade attorno, all'arrivo ad esempio nel 1522 del Politico Averoldi di Tiziano, che sconvolge la pittura bresciana e quindi la pittura dei grandi protagonisti, lui e Romanino in primis. E poi andando avanti noi vediamo come ci sia una rimeditazione non solo della tradizione milanese, ma letta in maniera differente, ma anche di quel che gli arriva di Raffaello, ad esempio. Moretto, che chiamato il Raffaello bresciano, ha un rapporto con Raffaello vero che gli arriva ben dopo la morte di Raffaello, cioè possiamo dire già verso il finire degli anni 20, e poi attraverso testi che sono testi più antichi, cioè i testi del Raffaello giovane, ad esempio. Quindi un rapporto con lui molto, molto particolare, un modo di ricevere le parole, diciamo così, di Raffaello, che non è così
immediato, cioè è un passaggio che Moretto fa rimeditando tutta la sua pittura e inserendo all'interno della sua pittura quelle che sono le istanze raffaellesche. Pensate un po' che deve in qualche modo fare i conti con una tradizione a Brescia che è invece molto legata, anzi è legata a doppio filo proprio con il mondo veneziano. Quindi certo che Raffaello è il nume tutelare, il genio che tutti conoscono, cioè, non si può pensare che fosse sconosciuto, ma il modo attraverso il quale Raffaello entra nella cultura bresciana e in particolare nella pittura di Moretto è un modo che Moretto medita molto, addirittura lo porta a un tipo di crisi, così la chiama Ballarin, che è la crisi dei primi anni 40, dalla quale uscirà invece un tipo di proposta che guarda non più a Raffaello nella sua purezza, ma a tutti quelli che sono gli interpreti che hanno fatto il salto, cioè dal Rinascimento al manierismo. E quindi la metà degli anni 40 fino alla fine della vita di Moretto, noi vediamo questo artista alle prese con una rimeditazione del mondo manierista. Lui stesso assume elementi che gli vengono dalla cultura manierista. Ballarin parla di Vasari e di Salviati, chiaramente artisti che potrebbe aver conosciuto anche per lavori che si trovano molto vicini alla Lombardia, e questo determina un'attenzione, determina un tipo di curiosità che farà evolvere la sua pittura verso risultati che anche a noi risultano essere manieristi, di un manierismo chiaramente che mette quasi in concorrenza la sua pittura di partenza e quindi tutto il portato veneziano con queste nuove istanze. Questo è solo per dire che non ci deve ingannare l'idea di trovarci davanti a un artista così strutturato come Moretto. Io riesco a capire che il nostro tempo, la nostra epoca ami di più gli artisti, i geni scatenati, i geni in rivolta, come sono i vari Romanino, e che piacciono molto anche perché risultano più immediati, meno meditati, anche se anche in questo caso non è vero che Romanino non sia un artista meditato, è un artista di grandissima abilità, un artista che sa guardare anche lui dappertutto e a 360 gradi. Noi non trattiamo Romanino, ma qui dico una semplice constatazione. Romanino stesso è un artista che fin dall'origine va a cercare quelli che sono gli stimoli, ed è un artista che è capace di andare anche in crisi, ma in una crisi molto forte rispetto a quelle che sono le istanze della sua prima giovinezza, e quindi a cambiare molto della sua grammatica, a sgrammatizzarsi, se si potesse dir così, cioè riuscire a fare in maniera che il suo modo di dipingere riesca a diventare un modo di dipingere d'impatto. È qui che i due come si può dire, dividono le loro strade, soprattutto negli anni 40, quando Romanino a un certo punto imbocca questa strada molto più, mi si perdoni la parola perché non è corretta, più espressionista, cioè una strada nella quale conta molto l'impatto anche della materia, l'impatto della pennellata, l'impatto della tensione emotiva. E invece Moretto prende in mano il discorso del manierismo e lo innesta nella sua pittura. Vedete, Romanino risulta non più facile da capire, anche perché io sono convinto che il suo modo di dipingere sia molto complesso, e che il fatto di trovarlo molto più comunicativo per la nostra epoca tolga elementi
che sono invece elementi di grande importanza per riuscire a capire il linguaggio di Romanino. Va a finire un po' tutto in questo calderone del pittore in rivolta, che è vero per un periodo, ma che in qualche modo forse oscura una grossa ricerca, è una ricerca di un artista, io credo, molto molto serio, molto attento, molto intelligente, ecco. Questa stessa intelligenza noi la vediamo in Moretto, solo che a Moretto concediamo la parte della riflessione, la parte riflessiva, perché Moretto fondamentalmente imbocca fin da subito quello che è un tipo di linguaggio molto più riflessivo. Come vi dicevo, nei suoi dipinti noi non troviamo mai l'impeto, lo troviamo nella strage degli Innocenti, ma anche lì misuratissimo, addirittura raffreddato attraverso Raffaello. Al contrario, noi vediamo in Moretto questa continua ricerca di un modo di dipingere molto meditato, molto raffreddato dal punto di vista della comunicazione, e quindi ci troviamo davanti davvero a un artista che potremmo dire rinascimentale, proprio per il fatto che Moretto pone fin dall'inizio, ma poi sempre nella sua costante, un tipo di filtro tra quella che è la sua personalità e anche la sua personalità di artista e quello che è il risultato che viene dato agli spettatori, quindi ai devoti o a chi era destinato i dipinti. E questo modo di meditare sulla sua pittura ci pare a noi moderni, forse meno di getto, quando al contrario io credo che anche Romanino, sì, qualche volta dipingeva di getto, ma sempre comunque meditando su quel che faceva. Ecco, forse abbiamo un modo di vedere la pittura antica rileggendola su quelli che sono un po' i canoni che sono venuti a formarsi dall'Ottocento in poi e dal secondo Ottocento in poi in particolare, che in qualche modo falsano il nostro modo di vedere gli artisti del passato. E in questo ci metto dentro non soltanto Moretto e Romanino, ma ci metto dentro volentieri anche Caravaggio, ci metto dentro molto volentieri anche altri artisti che sono considerati moderni, contemporanei, proprio perché sembra che facessero le cose all'impronta. È molto difficile, però è un discorso che ci porterebbe molto lontano, e credo che anche la mia digressione sia stata una digressione abbastanza larga.